Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine, tendenze energetiche predestinate per il mese di giugno 2025. Abbiamo la morte e il sole, ragazzi. Può essere un periodo di rigenerazione, di trasformazione, di cambiamento anche. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate la mia mail per le consulenze personalizzate, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e poi c'è anche il link al video di presentazione del seminario di approfondimento sulle famiglie reali che si terrà a giugno 2025. Bene ragazzi, andiamo a vedere qual è l'energia predestinata. Partiamo con un re di spade. Abbiamo un 7 di coppe. Dieci di pentacoli, asso di bastoni, la ruota della fortuna, il giudizio, 9 di bastoni, e asso di coppe. Adesso ragazzi andiamo a vedere carta per carta, cerchiamo di capire qual è, diciamo, l'energia generale del mese. Potrebbero anche esserci dei messaggi slegati tra di loro e dopodiché andiamo a vedere l'amore, il lavoro, i soldi, insomma un po' tutto. Partiamo da questo re di spade. Io ho l'idea che sia uno stato d'animo vostro, un qualche tipo di rigidità se vogliamo. 2 di spade e 9 di coppe. Andiamo a vedere anche il 7 di coppe. La torre. E la regina di pentacoli. Voglio andare a vedere anche il 10 di pentacoli. 8 di bastoni e 8 di spade. Allora, io ho l'idea che siate in una certa posizione e che vogliate espandervi, cioè avete un 9 di coppe ma non è proprio un 10, non è una carta di completamento. E quindi è come se con questo 7 di coppe arrivassero delle idee, degli ideali, degli spunti anche se vogliamo, che avrebbero bisogno di essere concretizzati. La sensazione che ho è che dobbiate fare le cose da soli, di non chiedere niente a nessuno, di andare avanti per la vostra strada, di non chiedere pareri, di non chiedere aiuto, di non chiedere soldi, di non chiedere consiglio, niente. È come se doveste agire con la vostra testa. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Con la vostra testa e con le vostre forze, mi viene da dire. Luna e ruota della fortuna. Allora, qui c'è un tema, ragazzi, legato, secondo me, a quello che avete imparato o a qualche cosa che è successo durante il passato, cioè nel passato. Qui avete 2 volte la ruota della fortuna, quindi effettivamente si possono aprire delle nuove strade, delle nuove possibilità agendo. Abbiamo questo asso di bastoni che mi dice che è ora di prendere in mano la situazione e di fare qualche tipo di azione con un'intenzione mirata al risultato che volete ottenere. Andiamo a vedere la ruota della fortuna.
Regina di spade, avete tante regine, regina di spade, regina di bastoni e qua avete la regina di pentacoli. È come se aveste bisogno di una determinazione, cioè più che di convincere gli altri, è come se semplicemente doveste agire, punto. Di nuovo, ritorno a questo asso di bastoni. Secondo me è proprio questo tipo di azione che porta una svolta positiva. Tenete presente che l'asso di bastoni fa riferimento all'azione fatta con intenzione, ma anche a un inizio di una passione. La passione può essere un hobby piuttosto che una passione fisica con qualcuno, qualche cosa che appassiona comunque. Per qualcuno si tratta di un sogno del passato che è ora di riportare a galla, e con questa ruota della fortuna secondo me ci sono dei buoni presupposti. Andiamo a vedere il giudizio. Mm. 9 di bastoni e diavolo. E io ho la sensazione che con questo giudizio prenderete consapevolezza di qualche tossicità, di qualche cosa che vi blocca. La torre è la caduta dell'ego, mentre il diavolo è l'ego. Quindi qui probabilmente è come se si dovesse ridimensionare qualche tipo di sogno, qualche tipo di idea, qualche tipo di obiettivo e allo stesso tempo iniziare a fare qualcosa di concreto per riuscire a raggiungere il vostro obiettivo. Avete 2 volte il 9 di bastoni. È una carta che parla di difendersi, è un po' quello che vi dicevo prima, non dite a nessuno, non chiedete a nessuno, cioè è come se doveste proteggere il vostro progetto, la vostra idea fino a quando non è effettivamente concretizzata. Adesso andiamo a vedere. La morte qua io la sento parecchio collegata con questa torre, come se ci fosse bisogno di trasformare certi ideali, certi obiettivi. Allora qui abbiamo nuovamente il re di spade e la carta degli amanti. Sì, è come se doveste mettere delle regole questo mese. Per creare l'armonia, perché comunque la carta degli amanti parla di armonia, parla di qualche cosa che è in equilibrio, parla di relazioni pulite. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Mm, 10 di pentacoli che avevate già qui. Avete varie carte che si ripetono. 10 di pentacoli, 7 di bastoni, 2 di bastoni e giustizia. Ragazzi, io sento che questo mese sarà un buon mese per piantare un seme. Avete 2 volte la ruota della fortuna, questo 7 di coppe, secondo me si aprono effettivamente delle possibilità, il punto è che dovete valutarle da soli e fare le vostre scelte da soli e iniziare a fare anche delle azioni, qui avete anche un asso di coppe, quindi ci sono 2 assi, 2 ruote della fortuna, dovete iniziare a fare delle azioni concrete per o regolarizzare la situazione dove siete, o regolarizzare la relazione dove siete, o è come, ok, mi do una regola per riuscire a raggiungere questo obiettivo, per riuscire a prosperare, per riuscire ad espandermi, per riuscire a, mi verrebbe da dire diventare ricco, ma non esageriamo. È vero che 2 10 di pentacoli e 2 ruote della fortuna, ragazzi, parlano di soldi che arrivano. Adesso poi ci arrivo. Allora, andiamo settore per settore. Partiamo dal lavoro. Se siete senza lavoro, ragazzi, è facile, ma facile che a giugno troviate lavoro. È chiaro, non è che il lavoro viene lì a bussarvi alla porta, dovete agire, dovete muovervi. Avete delle idee in testa? Non pensate, sì, ma quel lavoro lì non è per me perché io non ho esperienza, quella cosa là non la so fare, figurati se mi assumono. Ah, quell'azienda è già al completo. Non date per scontato niente. Ok? Voi mandate i curriculum che dovete mandare, andate a bussare alle porte che ritenete
opportune e vedrete che qualche cosa si muove. Avete la giustizia, il 10 di pentacoli anche sono carte di contratti, ma soprattutto la giustizia, quindi è facile che arrivi un contratto in questo mese, ma vi dovete sforzare, dovete muovervi da dove siete. Per quello che riguarda le persone che sono dipendenti, vi dirò che ci potrebbe essere come un cambio di scena, secondo me, la morte di un periodo e l'inizio di un altro periodo, anche qui abbiamo un asso di coppia alla fine della lettura. Quindi, se state aspettando un trasferimento, potrebbero darvi il trasferimento. Sento come se iniziaste a partecipare ad un nuovo gruppo. Per qualcuno si tratta di una promozione, per qualcun altro può essere semplicemente un premio, ok? Un premio che può essere sia in denaro, ma anche una targhetta, un qualche tipo di agevolazione. Io quando parlo di premi e di doni, normalmente si pensa ai soldi, però anche quando ci regalano oggetti, questi oggetti valgono denaro. Quando ci regalano privilegi, questi privilegi valgono denaro. Magari non riusciamo a valutarli subito, ma hanno comunque un loro valore materiale. Vi dirò, nel caso siate dipendenti, ragazzi, per qualcuno si tratta di stare lontani da una figura che potrebbe disturbare un po' in questo periodo. Per qualcuno si tratta proprio di tagliare i ponti con qualcuno, con questa morte. La metto qua così li vedete meglio. Se parliamo di persone autonome, ragazzi, io qua sento effettivamente che durante il periodo estivo, partendo da giugno, si possono aprire una serie di possibilità, una serie di contratti. Sento che per qualcuno potrebbero o arrivare nuovi clienti o addirittura cambiare l'uso di destino dell'azienda. Avete sempre fatto, non lo so, guanti in lattice? Inizierete a fare completamente un'altra cosa, non lo so, orecchini per dire, no? C'è come un cambio che però è positivo, ci sono dei nuovi contratti, c'è un momento di armonia, ma probabilmente bisogna lasciare indietro il vecchio o certe idee un po' troppo utopiche di espansione che si avevano e quindi rimanete con i piedi per terra, mi viene da dire. Fate dei movimenti, delle azioni di tipo concreto che effettivamente passo dopo passo vi possano portare verso il vostro obiettivo. Mm, per quello che riguarda i soldi, allora, teneteli d'occhio questo mese, teneteli d'occhio perché potrebbe esserci qualche... eh, allora, per qualcuno sono multe che potrebbero arrivare perché non si sono tenuti in ordine i fogli, i documenti, perché è come se avesse saltato qualche scadenza. Per qualcun altro, ragazzi, ho l'idea che dobbiate proteggere bene le vostre sia fonti di ingresso che patrimonio già esistente ehm, da possibili attacchi esterni. Gli attacchi esterni sono: caspita, mi si è rotta la macchina, non c'ho più il mio polmone perché l'ho già usato per aggiustare la caldaia, quindi vado a prendere dal mio patrimonio, dal mio cuscino che è investito per riuscire a riparare la macchina. Ho un po' quest'idea, come se venissero, se ci fosse il rischio di intaccare il vostro patrimonio, quello che sta maturando, diciamo così, del denaro passivo. Sempre nel caso ne abbiate, chiaramente. Non è che sento, ragazzi, beh, effettivamente avete due volte la ruota della fortuna, dei soldi inaspettati potrebbero arrivare. Potrebbe essere, sì, un premio. Se foste, per esempio, dipendenti, potrebbe essere un premio produzione, potrebbe essere la 14ª, potrebbe essere semplicemente un rimborso spese che non vi aspettavate, potrebbe essere un'eredità per qualcuno, effettivamente, come dei soldi che, o un aiuto anche, no? Da parte dell'universo, se vogliamo, una vincita al gioco,
anche se sento più che è un aiuto da parte dell'esterno, però se per caso siete di quelle persone che giocano, insomma non giocate mai molto, però è facile che ci siano delle vittorie. Fatemelo sapere poi a fine mese, mi raccomando, scrivetemi poi nei commenti. Passiamo all'amore. Allora, se siete single, ragazzi, devo dire che tanto male non state. Siete come in una fase di passaggio, secondo me, con questa torre, come se si dovessero rompere dei vecchi schemi di comportamento, dei vecchi schemi di pensiero. Per qualcuno si tratta di scendere un pochettino dal piedistallo per aprirsi a tutte queste possibilità che potrebbero effettivamente arrivare, e una in particolare arriva. Però vi dovete essere disposti ad aprirvi, a socializzare e soprattutto a fidarvi anche un po' dell'altra parte. Come vi dicevo, questa persona potrebbe arrivare, ci potrebbe essere anche un bello sviluppo di questa conoscenza, magari potrebbe iniziare appunto come una conoscenza, poi diventare amicizia e poi, siccome qui comunque avete la carta degli amanti, 10 di pentacoli e la giustizia, un qualche cosa di ufficiale. Non dico che succeda tutto nel mese di giugno, però diciamo che siamo su quella strada. Per le persone che invece sono in una relazione, sento che dovete essere chiari nel comunicare quello che volete. Io credo che qualcuno si stia aspettando da parte del partner qualche tipo di gesto eclatante per poter, diciamo, smuovere un pochettino la situazione. Ma avete voi l'asso di bastoni, siete voi che dovete cambiare le regole del gioco, le dinamiche, le tempistiche, mi dicono anche. Vi faccio un esempio, cioè è come se avessi bisogno un po' di sconvolgere la coppia. Se per esempio di giorno lavorate sempre, sabato e la domenica, tra le commissioni, le pulizie e tutto quello che c'è da fare, vi guardate in faccia la sera, cioè per la sera che vi sedete e dite ah ciao, e non riuscite in tutto il giorno a scambiare qualche tipo di comunicazione di un certo spessore, l'invito qui potrebbe essere cambiate l'orario di intimità, cioè quando l'altro non se lo aspetta lo prendete in un attimo di passione e rompete la routine, anche sabato pomeriggio per esempio. Cioè si tratta proprio di dare come una nuova verve alla relazione. Vi dico, comunque siete abbastanza in una botte di ferro, nel senso che sento che le cose si vanno sviluppando nel verso giusto e poi comunque anche voi avete due ruote della fortuna, quindi qualche cosa effettivamente potrebbe cambiare, anche la morte. È come se si lasciasse indietro qualche cosa, qualche dubbio, probabilmente qualche ideologia, qualche obiettivo un po' troppo distante e ci si riuscisse a focalizzare di più sul qui e ora della relazione. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione non ben definita, anche qui ragazzi le sorti potrebbero cambiare, potrebbe finalmente diventare qualcosa di ufficiale, e addirittura ci potrebbero anche essere degli inviti. Magari vi presentano gli amici piuttosto che vi presentano la famiglia, insomma è un momento di, come si dice? Mi scappa la parola. Mm, mi verrà. Comunque di dichiarazione, tipo di rivelazione, ecco. Se siete in una relazione clandestina, ragazzi, io sento che qua qualche cosa può crescere, la passione va a gonfie vele, ma il problema è che non c'è solo quello, c'è qualcosa di più, c'è un sentimento. E può essere che uno dei due non riconosca questo sentimento nei confronti dell'altro, però sì che lo sento, lo vedo, c'è. Per quello che riguarda lo stato di salute psico-emotivo, ragazzi, vi sento un po' stanchini, sinceramente. Perché non organizzare un viaggetto, anche solo un fine settimana,
rilassante, dove potete distendervi, dove potete stare a contatto con la natura. Se avete figli, è come il ok, vai a giocare, io sto qua a rilassarmi, tanto ti vedo a distanza. Cioè è come se aveste proprio bisogno di spegnere un attimo la spina. Ma nonostante questo vi sento andare avanti come dei treni. Per quello che riguarda le persone che sono vicino a voi, quindi magari la famiglia, gli amici, piuttosto che i colleghi, non sento molta partecipazione per quello che riguarda, diciamo, la famiglia di anime che avete già costruito. Lasciamo stare se vi presentano agli amici, alla famiglia, che è una cosa nuova, diciamo, gli affetti che sono già presenti nella vostra vita possono non esservi così tanto vicini in questo periodo. Io ho come la sensazione che ognuno qua si faccia abbastanza i fatti propri. Questo non vuol dire che vada male, è semplicemente un periodo con impegni di tipo diverso, quindi magari anche il tempo è quello che è. Bene ragazzi, andiamo a vedere un oracolo, anzi qualche oracolo. Carta numero 19. Allora, questa carta parla di scelte da poter fare, di enigma, come se ci fosse qualche cosa da dover scoprire, ma diciamo che forse l'unica cosa che vedo un po' così è il 2 di spade e l'8 di spade che possono, beh, ci avete anche la luna effettivamente, che possono un po' offuscare la mente, però quello che mi colpisce di questa carta è che mi ricorda molto il Tao, ok? Come se ci fosse una parte di bianco, una parte di scuro, parte è giorno, una parte è notte. Vi state dividendo la vostra essenza in due, quello che sono veramente quando sono da solo e quello che invece voglio far vedere agli altri? Fatemelo sapere nei commenti perché è interessante. Secondo oracolo, ragazzi, analizza la tua relazione. Lezione di oggi: identifica una dinamica o una componente di una relazione a te vicina che sia vitale per la tua salute emozionale e fisica. Questa analisi è specialmente importante quando sei immerso in un processo curativo e una relazione in particolare causa stress. Se la tua relazione è un'unione sana, celebrala. L'obiettivo: che la tua relazione formi parte della tua qualità di vita. Per la serie accerchiamoci, circondiamoci solo di persone che apportano qualche cosa di positivo nella nostra vita. Ultimo oracolo, ragazzi. Carta numero 36, spingersi al limite. Fate attenzione perché a un certo punto, a furia di tirare la corda, questa si spezza. Amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, vi basta contattarmi via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro con le credenze limitanti. Diversamente lo stesso lavoro lo potete anche fare nella sezione degli abbonati, chiaramente fatto in modo un po' più generico perché non avendo la persona davanti non posso fare un lavoro a tu per tu, però è già un buon materiale per far fare crack al modo di pensare. Inoltre in quella sezione tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, di esoterismo, insomma date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!